Buon pomeriggio, siamo nel pomeriggio e oggi il nostro ingrediente principale è la patata. Infatti la ricetta si chiama povere patate, ma non perché sono povere, ma nel senso che faremo una ricetta semplicissima, 2 ingredienti, uno e mezzo, 3 ingredienti e poi, come sapete benissimo, le mie spezie. Andiamo a riepilogare. Patate. Non vi do la quantità perché dipende da quanti mangiate. 4 patate ho fatto, quindi diciamo per 4 persone. Qualche pomodorino e poi semplicemente spezie. Ma voi non avete idea di quello che tireremo fuori da questa ricetta. Andiamo a preparare la ricetta. Per prima cosa, magari poi saltiamo i dettagli perché tagliamo la patata a dadini che saranno quelli che poi praticamente andremo a mangiare e a ripassare in padella, quindi li fate della grandezza che meglio vi piace, così a cubetti come preferite voi, come vedete, e ritagliate questi pezzettini in modo che poi non siano né scotti né troppo spappolati, perché li dovremo prima lessare per ripassare prima di ripassarli in padella. Tagliamo più o meno così. Il primo passaggio principale, chiaramente tagliamo un'altra, poi evitiamo di farvi vedere come si tagliano le patate, ma questo poi deciderete voi come farle. Tagliamo un paio di patate. Allora, mettiamo a bollire le nostre patate. Le tireremo fuori quando saranno cotte al 70%, perché un buon 30% lo dobbiamo fare in padella. Chiaramente mettiamo un po' di sale. Allora, io invece della noce moscata uso questo che è il macis, ma non è altro che la pianta probabilmente con la quale viene fatta la noce moscata. Allora, il sale ce l'abbiamo messo, questo ce l'abbiamo messo, ok, aspettiamo che siano pronte. Ho dimenticato, io nelle patate che bollono metto un rametto di rosmarino, gli dà sapore. Allora, riprendiamo, le patate stanno bollendo ancora, manca poco, le dobbiamo chiaramente tirar fuori quando sono quasi al 60-70%, diamogli un'altra possibilità di cottura e nel frattempo andiamo a mettere una padella dell'ottimo olio di oliva italiano e cominciamo a far rosolare un po' di cipolla. Questa cipolla la dovete far rosolare molto lentamente per evitare di farla bruciare. Insieme alla cipolla ci andiamo a mettere quelle bellissime spezie che avevamo visto prima. In questo momento, per questa ricetta, non c'è bisogno di tritare le spezie perché le mettiamo esclusivamente per dare sapore, ma poi le possiamo anche togliere. Siccome non le dobbiamo anche mangiare, volendo la salvia si può anche mangiare perché è buonissima, ma volendo le possiamo anche togliere. Quindi non c'è bisogno di tritarle, ma le possiamo adagiare così. Dimenticavo, forse vi ho detto, la salvia, il rosmarino, questo è dragoncello. Purtroppo le foglie, siccome fa molto freddo qui a Roma, le foglie si sono annerite, ma per il gelo, ma sono delle... Quell'altra? Questa è salvia. No, l'altra. Questo è timo, ok? Dopodiché possiamo aggiungere anche delle piccoli pomodorini che facciamo intanto pre-cuocere prima di metterci dentro le patate. Su chef, per favore, un po' di sale metti, grazie. Cubì. Ecco qua, facciamo rosolare a fuoco semi vivace
Allora, come dico sempre io nelle mie ricette, io uso molto le spezie, per cui tutti i vostri piatti che avete fatto fino ad oggi, se fate esattamente quello che avete fatto fino ad oggi, ma aggiungete delle spezie, a proposito di spezie aggiungiamo anche un pochettino di pepe, saranno tutto un'altra cosa. Le spezie non è che cambiano la vostra ricetta, la migliorano esaltando le papille che avete sulla lingua e quindi stimolano le papille che avete sulla lingua e praticamente ne fanno esaltare i sapori delle cose che avete fatto fino ad oggi tutti i giorni. Stanno a cose le patate. Stanno a cuocere le patate. Cuocere le patate, andiamo a prendere le patate, prendiamo anche il rametto che a questo punto, vabbè. Questa è una ricetta che probabilmente si succhia l'olio in una maniera indescrivibile. Chiudiamo l'acqua delle patate e cominciamo ad amalgamare le nostre patate con tutto il resto. Un'altra versione che vi invito a provare è con l'aggiunta di olive. Vado a prenderle, vado e torno. Ah sì cara, dammi un po' di cose, le prendiamo, mettiamo tutte e due, meglio abbondare quando è difficile, dicevano i nostri latini. Allora, qualche taggiasca e qualche oliva nera, chiaramente denocciolata perché sennò partono i molari. Ecco qua. Il sale aspetterei un attimo a metterlo perché dipende, dipende anche dalle olive che avete comprato, perché se le olive sono salate dopo sono problemi. Allora, gli alberi potete cominciare a toglierli quando volete, ma lasciamoli ancora perché vedo che sono ancora, e lasciamo un po' lo famosissimo scavalco. Purtroppo ci vogliono le padelle alte, ma non avendo sponsor la patata va un attimo cotta, per cui un attimo che... Allora, abbiamo finito, le patate sono state cotte perfettamente, guardate quante sono belle. Guarda qua un pochetto. Guarda che sono belle, sono più belle le patate, quello è il problema, è che io ho una fame. Allora, le patate sono facilissime, povere patate, perché? Perché praticamente non c'è niente, patate e qualche spezia. Adesso le ripieghiamo, andiamo ad impiattare. Qua, se comincerete a fare queste cose, la vostra casa sarà piena di amici che verranno a mangiare tutti i giorni a casa vostra. Gli alberi io li lascio perché sono belli anche da vedere, chiaramente non ve li mangiate perché non è il caso, però sono belli anche loro. Gli alberelli di Natale, è finito Natale, però tutto il resto è molto bello. Un momento, c'è la cosa principale da dire prima di mangiare. Ecco qua, prima di mangiare tagliate un altro po' di cipolla rossa croccante e la mettete cruda sopra. Non avete idea di quello che avete combinato. Adesso, se qualcuno dice che non gli piace, non lo invitate più a casa loro. Povere patate, un piatto poverissimo ma buonissimo. Assaggiate, assaggiate, assaggiate. A cattadevello, diceva quella. Che splendore. Ciao ragazzi, iscrivetevi, fate clic clac e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.